Buongiorno ragazzi, oggi sono qui con Cristian Miccoli, fondatore di Conio e fondatore anche di CheBanca e del conto arancio di NG Direct. A lui voglio chiedere una domanda molto particolare e molto difficile anche da rispondere, cioè che cosa succede quando fallisce una banca? In particolare anche perché in questo periodo sta fallendo la Banca Popolare di Bari e quindi io voglio capire un attimo adesso cosa succede. Sì, io partirei da un passo indietro, no? Perché fallisce la banca. Allora, quello che succede è che a un certo punto si cominciano a diffondere notizie negative sulla banca, no? La gente Certo. comincia a preoccuparsi e quindi c'è qualcuno che comincia a ritirare i propri depositi, no? Quindi passa da una banca e va da un'altra. Questo crea un problema alla banca chiaramente perché si ritrova in una situazione in cui la liquidità scende e deve cominciare a chiedere soldi alle persone o alle aziende a cui li aveva prestati. Questo è un processo che è abbastanza pericoloso, no? Perché quando lo faccio posso creare delle reazioni negative, cioè posso scoprire che qualche azienda o qualche persona quei soldi non me li può restituire e quindi Certo. questo poi acuisce ancora e peggiora il problema, chiaramente. No? Comunque, allora, poi cosa avviene? No? Man mano che la situazione peggiora, si preoccupa sempre più gente e sempre più gente ritira i soldi. No? A un Certo. certo punto la cosa rischia di accelerare e in qualche modo bisogna intervenire. No? E questo è il momento in cui tipicamente la banca viene commissariata e normalmente a questo è facile che segua l'intervento del fondo interbancario di tutela dei depositi, che è quello che Ok. poi deve rimborsare i depositanti. Allora, in pratica quindi cosa succede? Quando una banca viene commissariata e viene messa in liquidazione, bisogna capire come vengono trattate le persone che hanno depositato i soldi in questa Certo. banca. Allora, la regola in Italia è che dovrebbero essere protetti i depositi sotto i 100.000 euro, Certo. o perlomeno quella parte di depositi che sta sotto i 100.000 euro. Quindi se uno ha un deposito di 150.000 euro in quella banca, in teoria viene rimborsata la quota di 100.000 euro, mentre i 50.000 euro in più sono persi. Questa comunque è una normativa che deriva dall'Europa o sbaglio? E tutti i paesi europei hanno una normativa di questo Ok. tipo. Oggi sono diverse da paese a paese e c'è una discussione abbastanza accesa su come e se fare un fondo di tutela unico europeo. Ok. Sicuramente un fondo unico di tutela europeo sarebbe un grande vantaggio per le persone perché darebbe una garanzia molto più forte ai depositanti delle singole banche, anche perché il fondo di tutela italiano come è fatto oggi non è del tutto sicuro o perlomeno ha dei forti limiti di intervento. La cosa è un pochettino complicata, ma se volete magari andiamo alla lavagna e vi spiego un po' in grandi linee come funziona il sistema. Ok, va benissimo. Allora, andiamo a vedere come funziona in linea di massima il fondo di tutela dei depositi. Allora, noi abbiamo i nostri clienti, che sono qua, gli uomini vari che hanno depositato i propri soldi in banca, qui c'è la banca, quindi ognuno ha depositato diciamo, 100.000 euro, 150.000 euro il secondo. No? La banca in tutto ha 250.000 euro depositati. Cosa succede? Nel momento in cui la banca non è più in grado di restituire i depositi, la banca viene commissariata e poi messa in liquidazione. In questo caso cosa succede? Che la banca direttamente è facile che non possa più rimborsare i depositi e quindi al posto della banca interviene il Fondo Italiano di Tutela dei Depositi. Quindi la banca non esiste più, diciamo non è più in grado di far fronte agli impegni e interviene il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Cosa avviene qui? Allora, intanto sono tutelati soltanto i depositi inferiori ai 100.000 euro, il che vuol dire che il secondo cliente riceverà tutti i suoi 100.000 euro indietro dal fondo di tutela, mentre il primo ne riceverà soltanto 100.000 sui 150 che aveva depositato. Però il fondo di tutela come interviene? Questa è una cosa importante. Allora, la prima cosa importante è che il fondo di tutela è un fondo interbancario, quindi i fondi che vengono restituiti dal fondo di tutela in realtà vengono dalle altre banche italiane. Quindi abbiamo qua dietro le varie banche.
banca 1, banca 2 e banca 3. Queste banche contribuiscono intanto a creare ex ante dei fondi per la tutela dei depositi e quindi versano qualcosa nel fondo e poi sono tenuti a intervenire dopo se i fondi non bastano. Oggi, ad esempio, a fine 2018 nel fondo c'erano circa 600 milioni. Nel corso del 2019 sono saliti e oggi di fatto in questo momento non sappiamo esattamente quanto ci sia perché non è uscito il report ancora a finale dell'anno, però se facciamo capo alle cifre del 2018 abbiamo circa 600 milioni nel fondo di tutela dei depositi che derivano dai versamenti ex ante fatti dalle varie banche. Bene, quando una banca fallisce, in realtà i numeri sono un pochettino più grandi di questi, no? Qui ho messo 250.000 euro, ma in realtà quando una banca fallisce si parla di miliardi di euro. Nel caso della Popolare di Bari, che è quello più recente, questo numero, cioè il totale dei fondi che dovrebbero essere assicurati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, è di 4,5 miliardi di euro, che evidentemente sono molti di più di quanti oggi non ci siano nel fondo. Quindi cosa succede? Che in realtà il fondo, per poter ripagare tutti questi depositanti, dovrebbe chiedere degli altri contributi addizionali alle banche che fanno parte di questo sistema. Quindi in tutto dovrà chiedere circa 4 miliardi che verranno ripartite tra le varie banche in funzione della quota di mercato che le varie banche hanno sui depositi degli italiani. Questo vuol dire, diciamo, che ogni banca avrà un costo straordinario che dovrà sostenere nell'anno, che è proporzionato all'importo che in totale dovrà essere restituito ai depositanti. E qui si vede qual è la debolezza del sistema, evidentemente, no? Perché caricare 4,5 miliardi di costi in più in un anno sul sistema bancario italiano è una cosa che potrebbe creare problemi abbastanza significativi, soprattutto alle banche un pochettino più deboli, e quindi potrebbe causare crisi bancarie a catena sostanzialmente, cioè l'intervento per salvare una banca potrebbe in realtà creare problemi sul resto del sistema bancario. E quindi è evidente, diciamo, che il fondo di tutela dà una buona protezione, soprattutto quando le banche che vanno in liquidazione sono banche di piccole dimensioni. Quando le banche che vanno in liquidazione sono banche grandi e gli importi che dovrebbero essere restituiti dal fondo di tutela diventano molto significativi, chiaramente quel sistema lì probabilmente non basta più e ci vuole qualche altro sistema sostanzialmente, no? Questo è il motivo per cui sostanzialmente il fondo di tutela è vero che dà una buona difesa, però in generale io consiglierei di non fidarsi al 100% di questo e vale invece la regola di cui parlavamo prima nel video precedente, di comunque diversificare le proprie posizioni, no? Quindi non fidarsi di tutele legali che poi nel momento della verità bisogna verificare se funzionano o meno, ma suddividere i propri risparmi su un certo numero di operatori in maniera da essere più sicuri. In sostanza, la conclusione di tutto questo è che la regola di diversificare è sempre valida, quindi conviene diversificare tra operatori diversi, tra strumenti diversi, valute diverse e magari non limitarsi a puri prodotti del sistema finanziario, ma andare anche oltre. Molto valido è in certe misure l'oro fisico, sicuramente ci sono le valute digitali, sicuramente terreni e altri tipi di asset che non siano strettamente legati all'andamento dei mercati finanziari, alle banche e all'euro. Ringrazio tantissimo Christian per il contenuto molto utile e molto informativo. Poi qui sotto in descrizione vi lascio il link per andare a vedere e scaricare Conio, l'applicazione fondata da Christian che permette di acquistare Bitcoin. Poi sempre qui sotto in descrizione vi lascio dei video che ho fatto sempre insieme a Christian, altrettanto informativi. Quindi se volete informarvi maggiormente sul loro lavoro vi invito ad andare a vedere qui sotto in descrizione. Detto questo, se avete altre domande lasciatemele tutte sui commenti. Se il video vi è piaciuto e è stato interessante lasciate un mi piace e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi, ricordatevi di iscrivervi se non volete perdervi nessun video e ciao!